Luca guardava il telefono ogni sera prima di dormire. Da 3 mesi cercava di parlare con suo fratello Marco. Aveva mandato messaggi, email, aveva persino scritto una lettera, ma Marco non rispondeva mai. Marco viveva a Berlino da 1 anno. Era partito dopo una grande discussione con Luca. Il loro padre era morto da poco e i 2 fratelli non erano d'accordo su cosa fare con la casa di famiglia. Luca voleva tenerla, Marco voleva venderla. Le parole erano diventate dure, troppo dure. Poi Marco era partito senza salutare. All'inizio Luca era arrabbiato. Se non vuole parlare va bene, pensava. Ma con il tempo la rabbia era diventata tristezza. La casa era silenziosa senza Marco. Ogni stanza ricordava qualcosa. Le partite a carte in cucina, le risate in giardino, le feste di compleanno. Un pomeriggio, mentre sistemava alcune vecchie scatole in soffitta, Luca trovò un quaderno del padre. Dentro c'erano foto e appunti. In una pagina il padre aveva scritto: «La cosa più importante è che Luca e Marco restino uniti. La casa è solo una casa». Quelle parole colpirono Luca. Capì che stava sbagliando. Non voleva perdere suo fratello per dei muri e un tetto. Da quel giorno provò a chiamarlo quasi ogni settimana, ma Marco non rispondeva mai. Una sera di novembre, mentre fuori pioveva, il telefono di Luca squillò. Era un numero straniero. Luca sentì il cuore battere forte. Rispose subito: «Pronto?» Ci fu un momento di silenzio. Poi una voce familiare disse: «Ciao Luca». Luca si sedette lentamente sul divano. «Marco, sei tu?» «Sì, scusa se non ho risposto prima». Luca non sapeva cosa dire. Aveva immaginato quella chiamata per mesi. Ora le parole non uscivano. «Come stai?» chiese Marco. «Bene, cioè così così. Mi manchi», rispose Luca con sincerità. Dall'altra parte del telefono Marco sospirò. «Anche tu mi manchi. Avevo bisogno di tempo. Qui a Berlino non è stato facile. Nuovo lavoro, nuova lingua. E poi pensavo sempre alla nostra lite». «Anch'io», disse Luca. «Ho trovato il quaderno di papà. Lui voleva che restassimo uniti». Marco rimase silente per qualche secondo. «Lo so, anch'io penso spesso a lui». La conversazione continuò lentamente. All'inizio parlavano con attenzione, come 2 persone che camminano su un ponte fragile. Poi, poco a poco, le parole diventavano più semplici. «Perché non rispondevi ai miei messaggi?» chiese Luca. «Avevo paura», ammise Marco. «Paura di litigare di nuovo e mi sentivo in colpa per essere andato via così. Anch'io ho detto cose brutte. Mi dispiace. Mi dispiace anche a me». Per la prima volta dopo mesi i 2 fratelli si scusarono davvero, non per vincere una discussione, ma per capirsi. «Per la casa», iniziò Marco. «La casa può aspettare», lo interruppe Luca. «Non è più la cosa più importante». Marco fece una piccola rasata. «Sai che qui ho imparato a cucinare, non sono più quello che brucia la pasta». Luca sorrise. «Allora quando torni mi prepari la cena». «Sto pensando di tornare a Natale», disse Marco. «Possiamo parlare di tutto con calma, insieme». Il cuore di Luca si riempì di gioia. «Sono felice che abbia chiamato». «Anch'io», rispose Marco. «Avevo il telefono in mano da 10 minuti prima di trovare il coraggio». Parlarono ancora a lungo, del lavoro, della città, dei nuovi amici di Marco e delle piccole cose di ogni giorno. La distanza sembrava più corta. Quando la chiamata finì, Luca rimase seduto in silenzio. Fuori la pioggia era quasi finita. Guardò il telefono e sorrise. Non sapeva cosa sarebbe successo con la casa, ma sapeva una cosa importante. Suo fratello non era più lontano. Quella sera, prima di dormire, Luca scrisse un messaggio: «Ti aspetto a casa».
Questa volta sapeva che Marco avrebbe risposto. Perché Marco non rispondeva ai messaggi di Luca e cosa cambia dopo la loro telefonata? Scrivete la vostra opinione nei commenti.